Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. In questa serie di video parleremo di una delle applicazioni più popolari degli ultimi anni nel campo dell'elettronica. Mi riferisco alla domotica, cioè la scienza che si occupa delle apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nelle abitazioni e della loro gestione attraverso sistemi di controllo computerizzati. Nonostante la grande varietà di prodotti disponibili in commercio, l'aspetto più interessante per gli appassionati di elettronica è la possibilità, utilizzando software gratuiti e componenti poco costosi e facilmente reperibili, di progettare e realizzare sistemi per l'automazione domestica fai da te. In questi video vedremo quindi come impostare un sistema di gestione domotica e come realizzare un semplice dispositivo personalizzato basato su di una scheda tipo NodeMCU. Dal momento che l'argomento è abbastanza complesso, ho deciso di suddividerlo in sezioni. Questo primo video è dedicato all'elemento centrale del sistema, ovvero il software di gestione. Vi auguro una buona visione. L'elemento principale di ogni sistema di domotica è un software in grado di comunicare con i vari dispositivi connessi e di fornire all'utente un'interfaccia grafica per gestirli da remoto, tramite un computer o uno smartphone. Esistono moltissimi prodotti di questo tipo, sia commerciali che di libero utilizzo, per cui la scelta può sembrare complicata. In realtà le varie piattaforme sono più o meno equivalenti, dal momento che offrono bene o male le stesse funzionalità. La scelta quindi è dettata principalmente da fattori di gusto. Scartando i prodotti commerciali e quelli legati a specifici marchi o tecnologie, restano comunque diverse soluzioni open source. Fra queste ho deciso di utilizzare OpenHub. Il motivo principale di questa scelta è che si tratta di uno dei pochi sistemi in grado di funzionare anche autonomamente, quindi senza la necessità di connettersi ad un cloud, ovvero ad un server remoto. Il software ha ovviamente bisogno di un computer su cui girare. Dal momento che si tratta di un sistema che dovrà restare continuamente in funzione, sarebbe meglio utilizzare un dispositivo dedicato esclusivamente a questo scopo. Per questo genere di applicazioni un Raspberry rappresenta la scelta ideale. Vediamo quindi come installare e configurare OpenHub. Questo video presuppone che abbiate già un Raspberry utilizzabile, quindi col sistema operativo installato e configurato correttamente per l'accesso alla rete domestica, in modo da poter utilizzare un terminale remoto per le varie operazioni. In questo caso io di solito utilizzo PuTTY. Il modo più semplice per installare OpenHub sarebbe quello di utilizzare la distribuzione dedicata OpenHubian. In pratica basterebbe scaricare il file immagine del sistema operativo e caricarlo direttamente sulla scheda microSD. Dal momento però che io utilizzo il Raspberry per diverse cose, preferisco non avere un sistema specializzato per un compito specifico, ma una normale distribuzione su cui installo di volta in volta i software che mi servono. Andrò quindi ad installare OpenHub manualmente. Dopo essermi collegato al Raspberry tramite un terminale, per prima cosa verifico se sul sistema è installato Java. Col comando Java version vedo che è installata la versione OpenJDK 11, quindi tutto ok. In caso contrario basta installare Java col comando apt-get install default JDK, che in questo caso ovviamente mi dice che è già installata la versione più recente. E ora vediamo i vari passaggi per installare OpenHub. Per facilitare queste operazioni ho messo nella descrizione del video il collegamento ad una pagina con le istruzioni dettagliate. Potete quindi copiare semplicemente i comandi uno ad uno e incollarli nella finestra del terminale. In questo modo si eviteranno anche eventuali errori di battitura. Terminata l'installazione, si può avviare OpenHub col comando systemctl start OpenHub service. Per fare in modo che il programma parta in automatico all'avvio del sistema, occorre dare i comandi systemctl daemon reload e systemctl enable OpenHub service. Comunque anche tutti questi comandi li trovate nella pagina con le istruzioni.
Il primo avvio di OpenHub richiede un po' di tempo, quindi occorre aspettare qualche minuto. Ora, utilizzando un normale browser, provo a collegarmi al Raspberry. Inserisco l'indirizzo IP seguito da 2.8080, che è la porta utilizzata da OpenHub. Ed ecco la prima schermata. Al primo utilizzo occorre inserire uno username ed una password di amministratore, che serviranno in seguito per le operazioni di configurazione del sistema. Ora io inserisco semplicemente OpenHub sia come username che come password e faccio clic su Crea account. Ora vengono proposte alcune opzioni di configurazione, tra cui la lingua, che è già impostata correttamente, il paese, dove metto Italia, e anche il fuso orario è già impostato correttamente. Faccio clic su Inizia installazione. Questi passaggi si possono saltare per il momento. Ed eccoci finalmente nella schermata principale di OpenHub. Ora vi faccio vedere solo un paio di cose a proposito di questa interfaccia, poi approfondiremo l'argomento nei prossimi video. Come vedete abbiamo una schermata principale chiamata panoramica e sotto abbiamo vari pulsanti per accedere alle diverse schede, tra cui quella relativa agli ambienti della casa, quella dei dispositivi collegati e quella delle apparecchiature raggruppate per categorie. Al momento tutte queste schede sono vuote, verranno poi popolate più o meno automaticamente man mano che andremo ad aggiungere e configurare dispositivi. Operazione che faremo dai vari menu accessibili da questo pannello a sinistra. L'interfaccia di OpenHub ha due modalità di funzionamento. Questa è la modalità amministratore, tramite la quale si può impostare il sistema aggiungendo e configurando i vari dispositivi. In basso a sinistra c'è un pulsante per effettuare il cambio di utente. Da qui si può effettuare la disconnessione dall'account amministratore ed entrare nella modalità di utilizzo normale. In questa modalità non è più possibile apportare modifiche al sistema, ma solo controllare le apparecchiature già configurate. Volendo si può cambiare l'aspetto dell'interfaccia, scegliendo per esempio il tema chiaro-scuro, o selezionare il dispositivo che si sta utilizzando, computer, telefono o tablet. Il pannello di sinistra può anche essere bloccato in modo che rimanga nascosto, utilizzando l'icona della puntina. Per riaprirlo basta cliccare sulle tre lineette in alto. Per tornare alla modalità di amministratore basta cliccare sul pulsante in basso a sinistra ed immettere le credenziali. Bene, per questo video è tutto. Se vi è stato utile o anche in caso contrario fatemelo sapere nei commenti. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento alle prossime puntate. Ciao a tutti!